Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Probabilmente a Brian Clough, icona degli allenatori inglesi, non sarebbe piaciuto essere considerato un antesignano di José Mourinho, anche se le analogie, soprattutto mediatiche, sono abbondanti. Sicuramente Clough era meno ammiccante nei comportamenti con stampa e pubblico, anche se per primo aveva intuito le grandi potenzialità del baraccone tenuto su da stampa, TV, eccetera. Di sicuro il tecnico 2 volte campione d'Europa con il Nottingham Forest aveva un gusto per la battuta ruvida e secca e fulminante, senza eguali. Così, quando si decise a discutere di una certa situazione con Justin Fashanu, attaccante acquistato a peso d'oro dal Forest dal Norwich City nel 1981 ed in piena crisi di identità in campo e fuori, incapace di sobbarcarsi l'oneroso ruolo di stella della squadra, come al solito non andò troppo per il sottile. Il dialogo all'interno dell'ufficio di Clough si svolse più o meno così, come raccontò lo stesso giocatore. "Ragazzo, dove vai se devi comprare un taglio di carne?" gli chiese il tecnico. "Dal macellaio, credo", rispose Fashanu. "E se vuoi comprare del pane, dove te ne vai?" "Dal fornaio." "E allora", chiese Clough, "per l'amor di Dio, perché continua ad andare in quei locali per Il che, nella sua logica stringente, fa capire esattamente quale fosse il problema imputato a Fashanu, che in quel momento cercava di conquistare la personalità magnetica di Clough, nascondendo una verità che poi fece emergere alla luce del sole pochi anni dopo. Fu infatti il primo calciatore professionista, per giunta di una certa fama, a dichiararsi gay. E questa è infatti la storia di Justin Fashanu, il segreto del campione. E se la questione calcio ed omosessualità è ricoperta tutt'oggi da una fitta coltre di omertà ed imbarazzo nell'ambiente, immaginate all'epoca, ormai oltre 30 anni fa, quanto la cosa fosse d'impatto. Clough espresse profondo rimorso per non aver saputo essere psicologicamente vicino a Fashanu, forse troppo ingenuo nel dichiararsi in un ambiente come quello del football professionista, che riversò su di lui una valanga di pura ostilità. Con il passaggio a Nottingham Forest, Fashanu era diventato da appena 20 anni il primo calciatore nero britannico a valere più di 1 milione di sterline sul calciomercato. Ancora teenager, aveva realizzato 35 reti con la maglia del Norwich in prima squadra, realizzando nel 1980 il gol dell'anno in First Division contro il Leeds, e sembrava davvero potesse essere la next best thing del calcio d'oltremanica. Ma lo scarso rendimento al Forest nascondeva difficoltà psicologiche per la sua omosessualità tenuta nascosta, che lo avrebbe poi portato solo alla fine degli anni 80 al coming out. La carriera di Fashanu precipitò velocemente in seguito alle incomprensioni con Clough. Dopo qualche stagione del rendimento appena discreto con il Notts County, i rivali cittadini del Forest, arrivò a cambiare ben 12 squadre nei successivi 10 anni di carriera, toccando nel suo peregrinare Stati Uniti, Canada, Scozia e Svezia. Questo fino a quando si dichiarò ufficialmente omosessuale appena prima delle 2 annate passate al Torquay United. L'impatto per la sua vita, già consumata tra eccentricità varie e finanze sistematicamente sperperate, fu devastante. Fu rinnegato anche dal fratello John, celebre attaccante e vincitore di una FA Cup con il Wimbledon, e abbandonato da tutti, finì per ritrovarsi coinvolto in un'accusa di molestie ai danni di un ragazzo 17enne del Maryland negli Stati Uniti. Nonostante negli anni successivi emerse una carenza di prove, Fashanu non resse alle pressioni delle accuse e pose fine alla sua vita nel 1998 all'interno della sua casa nei sobborghi di Londra, anche se molti sono dubbiosi su questo epilogo, con Fashanu che aveva lasciato l'Inghilterra anche per aver fatto i nomi di alcuni deputati del Parlamento britannico coinvolti in festini particolari. Il suo nome è però ancora ricordato nella comunità gay tra i personaggi pubblici più influenti e coraggiosi nella lotta per i pari diritti. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!